In un video non molto tempo fa ho detto che spesso chi inizia a fare dei grandi salti evolutivi è proprio chi ne ha vissute di tutti i colori. Perché le anime più sensibili, le anime più antiche, sono coloro che ne vivono un po' di tutti i colori, soprattutto nei primi anni della loro incarnazione. Difficilmente una persona media con una vita normale, con una routine classica, fa dei grandi salti evolutivi. È facile che li inizi a fare nel momento in cui prende un calcio nel sedere dall'universo. Allora a quel punto l'universo gli dà una spinta e inizia un cambiamento, ma se l'universo non gli dà quella spinta potrebbe vivere 30 anni, 60 anni, 80 anni, sempre allo stesso modo e niente la tocca, niente la smuove. Forse conoscete qualcuno così. Un'anima antica invece, un'anima sensibile, un'anima che ne ha già vissute tante in tante incarnazioni, viene qui per fare una sorta di corso accelerato. E allora viene qui ed è come se vivesse tante incarnazioni in una sola incarnazione. Qualcuno forse sta già sorridendo e ne sa qualcosa. Tante incarnazioni. Ne vivi di tutti i colori, soprattutto nei primi anni di vita. E allora inizi, hai una certa personalità, poi cambi, ne hai un'altra, poi frequenti delle persone, poi frequenti tutto un altro mondo e cambi lavoro e poi ne cambi un altro, poi ne cambi un altro ancora, cambi studio, poi cambi quest'altro studio. Stai con quella persona, poi stai con quell'altra persona e nel frattempo ti trasformi, diventi una sorta di camaleonte che cambia a seconda delle situazioni, dei luoghi, degli eventi e alla fine c'è sempre qualcosa che resta e che non cambia, la consapevolezza. Io sono, che la puoi sentire al centro del petto, nel chakra del cuore. Io sono. E mentre hai questa consapevolezza, nel frattempo cammini nel mondo e giochi a sperimentare nuovi ruoli. Sei un attore. E allora interpreti prima quel ruolo, poi interpreti quell'altro e così via. Il punto è che le anime antiche, come me, come chi sente in risonanza queste parole, all'inizio dell'incarnazione molto spesso non si sentono tanto a loro agio in questa dimensione, perché questa dimensione ti porta a un'illusoria disconnessione da ciò che è reale, dall'unione. E o sei già ad un livello molto avanzato e allora scendi in questa incarnazione, attiri da subito un maestro, un guru, una guida fin da bambino e questo guru, questa guida ti trasporta in un viaggio verso la consapevolezza. La guida potrebbe essere anche un genitore che è già sveglio, un genitore consapevole, che ti mostra già una via, che ti mostra già un cammino e allora sicuramente sei avvantaggiato. Quando invece hai ancora bisogno di pulirti di karma vecchio, di spurgare delle tossine, delle memorie di vite passate, di lasciare andare del karma del passato, allora scendi in questa incarnazione, non trovi dei genitori evoluti, non trovi subito il guru, trovi un ambiente che ti porta inevitabilmente alla ricerca. Non può essere tutto questo, non può esserci solo tutto questo, c'è qualcosa di più. Devo trovare qualcosa di più, devo cercare qualcosa di diverso. E questa ricerca ti porta a smuoverti, a smuoverti, a smuoverti. Sono qua, ma mi sento sempre un alieno, mi sento sempre fuori da questo mondo. Sono diverso dai miei coetanei, sono diverso dai miei amici, sono diverso dalle ragazze che frequento, sono diverso dai miei genitori, sono la pecora nera della famiglia. Vi risuonano queste cose? Ecco, forse sei un'anima antica, non per forza, magari semplicemente hai avuto particolarmente traumi, però potrebbe anche essere che sei un'anima antica. E le anime antiche iniziano da subito una ricerca in direzione dell'infinito, in direzione dell'universo, di Dio, del ritrovare l'unione, del ritrovare ciò che siamo. E purtroppo che cosa succede?
che spesso i ragazzini, i bambini, gli adolescenti che hanno questo sentire non trovano appunto una guida spirituale, un maestro illuminato, trovano delle scappatoie al di fuori della società. E quindi il sistema vedo che è folle, magari ho 10 anni, 11 anni, 13 anni, vedo che il sistema è folle, vedo che gli adulti sono fuori, vedo che è una follia studiare, lavorare, vivere da schiavo, eccetera. Che cosa posso trovare di alternativo? Mi guardo intorno e trovo ben poco. Adesso forse hai qualche agevolazione in più, soprattutto i giovani hanno delle agevolazioni in più grazie al mondo dei social, nel senso che io mi ricordo che quando ero piccola avevo delle memorie delle mie vite passate, poi ne parlai a mia madre e mi ricordo che mi disse non dire cavolate. E si stoppò questa conversazione. Adesso se un ragazzino, un bambino ha delle memorie di vite passate, basta che va su YouTube e scrive esistono altre vite? Esistono altre incarnazioni? Posso aver vissuto prima di questa vita? E ti si apre un mondo. Quindi per quello internet, se lo usi bene, può essere una fonte di consapevolezza davvero immensa. Alla mia epoca, quindi quando io ero una ragazzina, questi strumenti non c'erano, e quindi che cosa c'era? O attraevi appunto una guida oppure andavi a cercare al di fuori della società. Il punto è che cosa trovi al di fuori della società? Trovi quelli che la società chiama degli emarginati, e quindi puoi trovare delle persone che a loro modo, in qualche modo, hanno cercato una fuga dal sistema, una fuga da questa illusoria materia, da questa illusoria follia. E il punto è che spesso i ragazzini, le anime sensibili, le anime antiche trovano questa soluzione apparente e momentanea nelle droghe, nell'alcol, nel fumo, in compagnie un po' differenti da quelle che i genitori classici vorrebbero. Ecco, quello che ti posso dire è che chi si ritrova nel mondo delle droghe, dell'alcol, anche della tossicodipendenza, è nella maggior parte dei casi un'anima sensibile che non ha retto questo senso di separazione, che non ha retto questa illusoria divisione, che ha ricercato qualcosa di più e purtroppo non ha trovato la via giusta per farlo, perché poi alla fine dove ti portano queste droghe, quest'alcol? Ti portano alla illusoria percezione di assenza di divisione. Dico illusoria percezione perché non è una vera consapevolezza che ti è partita da dentro, dove sei tornato a ricordare che non c'è divisione, ma è uno stato alterato di coscienza dato da un agente esterno che ti ha portato a sentire questa assenza di divisione. Ma alla fine quello che ti posso dire è che le droghe ti portano proprio a questo, cioè prendi quella droga, prendi quella pasticca, prendi quella bibita, prendi quell'alcol, eccetera, e quella sostanza ti porta a sentirti unito con gli altri. Siamo tutti fratelli, pensiamo ai rave, pensiamo ai party, ci sono stata anch'io tante volte da ragazza, proprio perché essendo un'anima antica avevo voglia di sperimentare, di ricercare questo senso di unione, e alla fine molto spesso andavo proprio da osservatrice per vedere che cosa accadeva, e vedevo che alla fine le persone prendevano queste droghe, prendevano queste sostanze per esprimere qualcosa che senza quelle sostanze non avevano il coraggio di esprimere, perché magari avevano voglia di esprimere quell'amore, quella condivisione, quegli abbracci. Sono stata a delle feste enormi ad Ibiza dove finita la festa tutti si abbracciavano, tutti erano fratelli, ma in realtà era qualcosa che era già dentro di loro. E viene usata la droga come scusa per far emergere qualcosa che è già dentro di noi e che la società ci tappa
ci blocca, ci nasconde questo senso di unità. Perché prendiamo i funghetti allucinogeni, le anfetamine, l'eroina? Perché illusoriamente stai ricercando l'unione con Dio. E dico illusoriamente perché è una scorciatoia che purtroppo ha breve durata. E mentre con la meditazione, con la consapevolezza, riesci ad arrivare a quell'unione e poi quell'unione non ti è più levata da niente, da nessuno, con una droga hai quello stato di estasi, hai quell'unione con Dio e poi però questo sentire passa, tu torni nell'inconsapevolezza, torni nel dualismo, torni nella mente, torni nell'illusoria divisione e la tua anima però vuole di nuovo sentire quell'unione con Dio. E allora riprendi quella droga, e allora riprendi quella sostanza. Non hai un maestro, non hai una guida, non hai un supporto. Sai che attraverso quello strumento riesci a stare in quello stato e vai a ricercare quello stato. In realtà stai cercando Dio. In realtà stai cercando l'unione. Stai ricercando ciò che davvero sei. E posso assicurarti che non hai bisogno di una sostanza esterna per ritrovare questo. Sicuramente alcune droghe le usavano fin dall'antichità anche gli sciamani, no? Quindi alcune droghe possono aprirti una porticina e ti dicono: guarda, quella è la realtà. Tu sei tutto. Non c'è nessun tipo di divisione. Sono tutti i tuoi fratelli e non c'è separazione. Chiudi la porticina, torni nel mondo reale. Metti in pratica questa consapevolezza. Ma quale può essere una via più proficua? Il far sì che quella consapevolezza, che quello stato non sia solo uno stato di breve durata o dipendente da qualcos'altro, ma diventi un qualcosa di autentico e di tuo. E come può diventare un qualcosa di autentico e di tuo? Attraverso la meditazione, attraverso l'introspezione, attraverso il coraggio di guardare ciò che ancora non sei stato pronto a vedere dentro di te. Quando prendi una sostanza, vai in uno stato di assenza della mente. Allora bevo alcol e i pensieri svaniscono. Mi fumo una canna e non ho più le mie preoccupazioni. Ma in quello stato di assenza di pensieri e di assenza di preoccupazioni ci puoi arrivare in maniera naturale anche senza assumere droghe. Ovviamente ci metti un po' di più. È un po' come dire: devo andare da qui a là, ci vado in macchina, ci metto meno, ok, ma non ho fatto la strada. Non ho allenato le mie gambe. Oppure posso dire: devo andare da qui a là, cammino. Ci metto un po' di più, ma il risultato è che quando sarò arrivato là avrò le gambe allenate e potrò continuare a camminare. Tutto ciò che può darti una droga, una sostanza, sappi che è già dentro di te. Non hanno inventato niente che non sia già esistito dentro di te. Tutto ciò che è all'esterno è una conseguenza di ciò che è all'interno ed è una rappresentazione di ciò che è all'interno. È solo che è una brutta copia. Quindi mentre io posso stare in uno stato di estasi in meditazione e poi quando riapro gli occhi continuo a mantenere quello stato di unione con Dio e quell'assenza di divisione, se io prendo una brutta copia di questa ricerca, mi attiro un farmaco, una droga, un alcol, una sostanza che lì per lì mi dà quella sensazione, ma che poi quando si interrompe lo stato sto ancora peggio. Stessa cosa per le droghe che aumentano la nostra energia. E allora prendo la cocaina e mi sento forte,
mi sento sicuro, mi sento potente, sento la mia autostima e poi cala l'effetto e mi sento di nuovo una cacca. Ma in realtà quell'autostima, quella forza, quel potere interiore è già dentro di te. Devi solo scavare e pulire quel potere da tutto ciò che gli hai messo sopra. Ma se tu lo vai a pulire, vedrai che risplenderà più vivo che mai e sarà infinitamente più forte di qualunque sostanza che lì per lì ti può far sentire forte, ma che poi ti farà sentire più debole di prima. Quindi più che aggiungere, devi pulire. Pulisciti dai condizionamenti, pulisciti dalle credenze limitanti, pulisciti dalle vocine che hai dentro alla tua testa. Ovviamente da solo non puoi fare questo, ti serve un supporto, ti serve una guida. Io ho seguito tante persone che avevano problemi di tantissimi tipi diversi di dipendenza e fin da piccola sono stata a contatto con delle persone che avevano problemi di dipendenze fin da adolescente, da ragazzina. Quindi diciamo che ho un bel bagaglio, una bella esperienza su questo, ho avuto modo di osservare e ho capito che fondamentalmente la dipendenza è una e la ricerca è una. Cioè, se io sono dipendente, che sia dipendente da una persona, da un farmaco, da una droga, da una situazione, sto sempre allo stesso modo alla fine. Ci possono essere poi delle manifestazioni differenti, ma poi il succo è quello. Ma soprattutto la ricerca è sempre quella, è Dio, è l'unione. Chiunque si attacca a una dipendenza sta cercando l'unione e quell'unione non la puoi colmare dall'esterno, non la puoi trovare all'esterno, la puoi trovare solo dentro di te. Una volta che la trovi dentro di te, allora poi quell'unione si può espandere e può andare a toccare anche gli altri intorno a te e tutto l'ambiente circostante. Ma prima deve partire da dentro. Se io sono un mendicante, non posso donare qualcosa che non ho. Ma se io sono in abbondanza, allora posso donare qualcosa che io ho. E la stessa cosa avviene nel lavoro su di sé. La stessa cosa avviene nell'unione. Diciamo che mi sono sempre sentita chiamata in quest'ambito, infatti non a caso ho fatto anche alle superiori dirigente di comunità, ho il diploma proprio per dirigente di comunità, quindi ho studiato fin da ragazzina tutto ciò che può essere legato anche ai problemi di tossicodipendenza, di dipendenza, eccetera. E un'altra cosa che posso dire è che purtroppo non viene dato un vero aiuto a queste persone. E quindi ho avuto anche dei cari amici che sono stati in dei centri di recupero e non gli hanno mai fatto fare davvero un profondo lavoro su di loro. E questa cosa è gravissima. E quindi qui lo dico anche ai genitori che magari queste cose non le sanno. Mandi un figlio, tra virgolette, drogato, tra virgolette, dipendente da qualcosa in una clinica, non pensare che te lo curino. Semplicemente ti mettono qualcosa sopra, gli mettono qualcosa sopra per coprire quel malessere che è dentro di lui. Ma è come mettere la polvere sotto il tappeto. La soluzione è nell'alzare il tappeto, avere il coraggio di vedere i demoni che ci sono sotto e spazzarli via. E allora lì non avrai più bisogno di nessuna sostanza, di nessuna droga, di nessun alcol, di nessuna persona che ti provoca dipendenza. Ma devi pulire. E puoi pulire soltanto con il lavoro su di te. E all'inizio ci vuole una guida, ci vuole un supporto, ci vuole qualcuno che ti prende per mano e che ti aiuta a tornare a vedere quello che tu hai dimenticato. Perché purtroppo spesso chi vive queste situazioni poi si identifica e si dà l'etichetta. Io sono questa persona drogata, io sono questa persona dipendente, io sono questa persona che ha queste problematiche. Tu non sei nulla di tutto ciò, tu non sei niente di tutto questo. Tu sei un'anima pura,
sei un'anima splendida, sei un'anima antica che è venuta qui a sperimentare delle cose. Hai fatto questo tipo di esperienza? Ti è stato utile? Hai scontato del karma? Hai capito delle cose? Adesso vai oltre. Hai provato questo? Hai provato quest'altro? Oggi puoi provare qualcosa di assolutamente diverso. Oggi puoi provare una vita diversa. Ricordati la metafora del camaleonte. Oggi sto qua e sono verde, domani sto là e sono azzurro, dopodomani sto là e sono rosa. Sei tu che scegli. Sei tu che scegli di spostarti, non pensare di essere sempre verde, sempre azzurro, sempre rosa. È un'illusione. E la società, l'ambiente circostante, i genitori magari ti diranno sì, perché tu sei quello, con quella personalità e sarai sempre così e non sarai mai così. Non è vero. Se lo credi è vero. Ma se non lo credi non è così. Se tu ti identifichi con ciò che sei davvero, torni a far risplendere la luce che è in te. Io sono spirito, io sono lui, io sono spirito, io sono. La consapevolezza io sono è l'unica cosa che non cambia, tutto il resto cambia, il corpo cambia, il modo di pensare cambia, le emozioni cambiano. L'unica cosa che resta è la consapevolezza, io sono spirito, io sono lui, io sono essenza divina, pura. E tutto ciò che io sono non può essere toccato. Tutto ciò che è toccato o che è stato toccato, in realtà non è mai esistito. Un abbraccio di luce. Illumina il mondo con la tua luce. Namaste.